Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Gridare, sgridare, terreno, terrestre, supportare, sopportare. A proposito di queste parole, ricevo spesso delle domande del tipo: ma queste due parole sono completamente sinonimiche? Oppure hanno delle differenze? Perché a me sembrano uguali. Infatti, in italiano ci sono delle parole apparentemente simili, sia per aspetto sia per significato, che proprio per questo possono trarre in inganno, perché può sembrare che si usino in maniera intercambiabile, ma non è così, perché in realtà ci sono delle differenze. Quindi oggi andremo a chiarire tutti quei dubbi riguardo proprio queste coppie di parole problematiche. Cominciamo con una coppia di parole che crea confusione per il significato e non per l'aspetto. Spettare e meritarsi. Molti stranieri li confondono, ma facciamo subito chiarezza. Spettare significa che una mansione, un compito è competenza di qualcuno in particolare, che quella persona e solo quella persona deve compierlo, perché è un suo dovere, per nascita o per lavoro o per contesto sociale e così via. Spettare, attenzione, si coniuga proprio come piacere. Quindi il soggetto è il compito che si deve svolgere, mentre la persona che lo deve svolgere è il complemento indiretto, introdotto dalla preposizione a. Ma mi spiego meglio con degli esempi. La decisione sulla nuova autostrada spetta al sindaco e a nessun altro. Spettava a lei capire cosa fare della sua vita. L'educazione dei figli è sempre spettata alla famiglia. Però spettare ha anche un altro significato, e cioè indica qualcosa che è dovuto a qualcuno, semplicemente perché questa persona ne ha diritto. Quindi nel primo caso si trattava di un dovere quasi che la persona doveva compiere. Qui invece è qualcosa di cui la persona ha diritto. Ora che abbiamo venduto la nostra compagnia, mi devi dare la parte di denaro che mi spetta. Meritarsi invece ha un significato diverso, perché significa possedere o ottenere i requisiti e le caratteristiche necessarie per ricevere un determinato trattamento, che può essere sia positivo sia negativo, cioè tu hai delle determinate caratteristiche che ti consentono di avere una determinata cosa, buona o brutta. Insomma, tu ne hai il merito. Non dipende dal tuo lavoro, dal contesto sociale, ma soltanto dalle tue caratteristiche. Dopo un anno di duro lavoro, mi merito una bella vacanza. Ti sei comportato male con Luca e lui ora non ti parla più. Te lo sei meritato. Si meriterebbe una bella punizione per il modo sgarbato con cui ha risposto ai suoi genitori. Passiamo invece a terreno e terrestre. La parola terreno si riferisce a ciò che riguarda la terra come luogo di passaggio, opposto al cielo, che è invece il luogo dell'eternità.
quindi un contesto un po' più religioso. Quindi terreno sottolinea i caratteri di mondanità, di provvisorietà di qualcosa, cioè del nome a cui si riferisce, che appartiene alla vita concreta e non a quella dopo la morte. Per esempio, Luca è un materialista, è troppo legato ai beni terreni. Il cibo è uno dei più gradevoli piaceri terreni. Terrestre, invece, si riferisce alla Terra in senso geofisico, come un pianeta. Cioè significa che una determinata cosa, il nome a cui si riferisce, riguarda o in qualche modo è legata al pianeta Terra. Oggi a scuola abbiamo studiato i movimenti di rotazione terrestre. La superficie terrestre corrisponde a poco più di 510 milioni di chilometri quadrati. Spaccare o spaccarsi. Spaccare significa rompere qualcosa, spesso con un colpo violento e preciso, deciso. Francesco sta usando l'ascia per spaccare la legna. Se non la smette di provocarmi, gli spacco la faccia. Ok, in quest'ultimo senso il significato è figurato, si spera, ma attenzione a spaccarsi. Può essere usato sempre con il significato di rompere, ma solo quando nessuno è il colpevole, quando nessuno lo ha fatto, ma la cosa si è frantumata da sé. Il partito si sta spaccando a causa della divergenza di opinioni. Il quadro è caduto a causa del vento e si è spaccato in 1000 pezzi. Però attenzione, perché nell'italiano più colloquiale e informale il verbo spaccarsi ha anche un significato abbastanza diverso, che spesso crea confusione agli stranieri. Spaccarsi, infatti, significa lavorare troppo, impegnarsi tantissimo, a tal punto che quasi finiamo per rompere noi stessi. Mi sono spaccata tutta la notte per riuscire a finire il progetto, ma i clienti lo hanno criticato dall'inizio alla fine. Che sfiga! Laura ha diritto a una promozione perché si spacca più di tutti i suoi colleghi in ufficio. Ingaggiare o assumere? Questi due verbi partono da un significato comune. Infatti, sia ingaggiare sia assumere indicano prendere qualcuno alle proprie dipendenze con un compenso economico. Tuttavia c'è una differenza d'uso tra i due verbi, perché ingaggiare viene utilizzato più spesso nello sport o nello spettacolo, mentre assumere viene utilizzato più frequentemente negli altri contesti lavorativi, aziende, uffici, negozi, ristoranti e così via. Per esempio, il Milan proverà a ingaggiare nuovi calciatori quest'estate. Per il suo compleanno, Marco ha ingaggiato un DJ molto famoso. Ma ultimamente la ditta per la quale lavoro ha assunto nuovi impiegati. Se continuiamo a lavorare con la Polonia, dovremo assumere una persona che parli molto bene il polacco. Supportare o sopportare? Attenzione qui perché la differenza è notevole.
Infatti, supportare è un verbo molto positivo perché indica aiutare qualcuno, sostenerlo, anche nel senso di dare conforto, incoraggiamento. Sara è la mia migliore amica, mi è sempre stata vicina e mi ha supportata anche nei momenti più difficili. Sopportare invece ha un significato con una sfumatura negativa, perché significa tollerare più o meno con pazienza una situazione difficile, spiacevole, oppure una persona particolarmente fastidiosa. Non sopporto il freddo, ma quando arriva l'estate? Non so per quanto tempo ancora riuscirò a sopportare Marco. È troppo infantile. Gridare o sgridare? Anche qui la differenza di significato è notevole, perché gridare significa urlare, strillare, cioè alzare di molto il tono della propria voce. Giulia era molto arrabbiata e ha gridato così forte che l'ha sentita tutto il vicinato. Mentre sgridare significa rimproverare qualcuno perché ha commesso un errore o perché ha avuto un atteggiamento, un comportamento sbagliato. La mamma ha sgridato il bambino perché stava attraversando da solo una strada molto trafficata. Attenzione invece a queste espressioni con la parola giro. Fare un giro, portare in giro o prendere in giro? Anche queste vengono spesso confuse tra loro. Ma fare un giro significa fare una passeggiata, camminare per una città, camminare per un parco, in un qualsiasi luogo, insomma. Oggi io e Lucia abbiamo fatto un giro in centro e abbiamo comprato molti vestiti nuovi. Portare in giro, invece, significa accompagnare qualcuno a fare una passeggiata o comunque accompagnare una persona a fare delle commissioni. Portare in giro viene spesso utilizzato anche in questo caso per indicare una camminata, quindi andare a piedi, ma è anche possibile utilizzarlo se si sta parlando di un mezzo di trasporto. Quando Marco verrà a trovarci, lo porteremo in giro per la città e gli faremo vedere tutti i luoghi più interessanti. Mio fratello porta sempre in giro in macchina mio nonno quando lui deve sbrigare delle faccende importanti. Prendere in giro, invece, ha un significato completamente diverso, perché prendere in giro qualcuno significa deriderlo, offenderlo con delle battute più o meno simpatiche, più o meno leggere, ma in ogni caso offensive. Ad esempio, si può prendere in giro qualcuno per il suo aspetto fisico o per una sua determinata caratteristica di carattere. Ma prendere in giro si usa anche nel senso di raggirare qualcuno, illuderlo con delle menzogne, delle false promesse. Quei due ci hanno preso in giro. Pensavamo davvero che fossero degli avvocati e invece erano solo dei truffatori. E poi abbiamo dirigere o dirigersi. Anche qui due parole molto simili nell'aspetto, ma dal significato molto diverso. Perché dirigere significa essere a capo di qualcosa, guidare dal punto di vista tecnico o amministrativo. Dirigere un'orchestra, dirigere un'azienda,
Stefano dirige l'azienda di famiglia da più di 10 anni. Dirigersi, invece, significa muoversi, spostarsi verso una determinata posizione, a piedi o con un mezzo. Insomma, è praticamente un sinonimo di andare, solo che è utilizzato più spesso in contesti formali. Non appena la cerimonia è finita, ci siamo diretti alla sala ricevimenti per festeggiare gli sposi. E questo era tutto per questo video. Io spero vivamente di esservi stata d'aiuto, spero che adesso non abbiate più dubbi su queste coppie di parole, perché so molto bene che possono creare tanta confusione. Vuoi sostenere noi e il nostro lavoro? Puoi farlo con una piccola donazione cliccando sul bottone con il cuoricino qui su YouTube oppure sul link che trovi in descrizione. Ogni contributo ci sarà di grande aiuto. Grazie! Ho una sfida per voi. Mi piacerebbe che ognuno di voi scrivesse nei commenti una frase utilizzando entrambe le parole nel modo giusto. Entrambe le parole nella stessa frase. Vediamo quanti di voi ci riescono. Ma in italiano ci sono tante parole che creano confusione. Per esempio, quelle che rimangono invariabili al plurale o che comunque hanno un plurale un po' particolare. Ma vi parlo di tutte queste parole in un altro video che vi consiglio vivamente di guardare per togliervi definitivamente tutti i dubbi sulle parole italiane. E come sempre potete trovare questo utilissimo video qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e lasciare un bel mi piace se il video vi è stato utile e condividetelo con tutte le persone che hanno ancora dei dubbi su queste parole. Non dimenticate inoltre di passare dal nostro sito learnamo.com se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana e di seguire Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti che pubblichiamo lì. Altrimenti io vi aspetto prestissimo in un nuovo video.